Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo bellissimo cardigan fatto in questo filato azzurro stupendo, ma molto semplice nella sua esecuzione. Il punto che ho utilizzato è il punto V alternato, però questa volta ho voluto lavorarlo in verticale, quindi questo cardigan è stato costruito con due strisce lavorate in verticale. Praticamente ho preso la misura che volevo e l'ho raddoppiata in modo da ricavare le due strisce che poi ho unito nella parte dietro, lasciandone aperto un pezzettino, quindi fermandomi poco prima della metà per ricavare l'incavo del collo. Dopodiché sono andata a fargli le maniche, dove ho voluto mettergli un polsino, ma voi siete liberissimi di lasciarle larghe, lasciarle a kimono, perché il taglio di questo cardigan si presta molto anche al taglio kimono. Senza aggiungere altro, vi lascio al materiale e poi alla spiegazione della costruzione. Per questo progetto avremo bisogno prima di tutto del filato. Io mi sono affidata un'altra volta all'Ellison and May che trovate all'Action, che è un 100% acrilico di alta qualità, è disponibile in gomitoli da 100 grammi per 238 metri di prodotto. È un filato che io amo in maniera particolare perché è veramente molto morbido, economico che non guasta e tra l'altro è coloratissimo, quindi siccome io amo i colori è il filato che fa per me, almeno per questo periodo, poi vedremo. L'ho lavorato con uncinetto numero 6, dopodiché avremo bisogno di un ago da lana, un metro da sarta, dei marcapunti e una forbice. Per questo progetto ho usato il punto V alternato, video che ho pubblicato la settimana scorsa. Ora vi faccio vedere come l'ho lavorato. Ho lavorato due strisce che dopo andrò ad unire insieme e il punto V alternato risulta in maniera verticale, quindi noi lo leggeremo in questa maniera, che tra l'altro è molto bello. Ora con due pezzetti di carta vi faccio vedere come ho lavorato. Praticamente ho ricavato due strisce e le ho ricavate in questa maniera, partendo dalla lunghezza del cardigan che voglio avere, quindi il punto vita, il punto fianco, il fianco alto o come volete. Praticamente sono partita da lì, sono passata attraverso la spalla e sono arrivata alla stessa altezza dalla parte della schiena. Questo per quel che riguarda la lunghezza. Dopodiché ci occorre la misura della larghezza. Io l'ho lavorato molto morbido, quindi ho lavorato circa 30 cm di larghezza per striscia, che mi danno una semicirconferenza di 60, quindi è quella la semicirconferenza che ho usato io. Quindi avrete bisogno di prendere la semicirconferenza dei fianchi o del seno, la parte più forte che avete, e dopodiché dividere per 2 e calcolare se lo volete morbido o aderente. Io l'ho voluto un po' più morbido, ho aggiunto qualche centimetro. Le strisce dopodiché andremo ad unirle in questa maniera. Prima di tutto le ripieghiamo in 2. Dopodiché le andremo a cucire fino a fermarci un pochino prima, e questo sarà la nostra. Praticamente andremo a cucire il dietro in questa maniera. La parte più corta sarà la parte del dietro. Qui resta l'incavo del collo e la parte aperta sarà la parte del davanti. Io per montare le mie strisce, che sono circa 130 cm, perché il mio cardigan sarà lungo 65, ho montato 177 catenelle, perché il multiplo di questo punto è di 3 più 1, quindi nel montare le catenelle dobbiamo tenere presente anche di arrivare
a un numero che ci permetta di essere suddiviso per 3 più 1, più ovviamente la catenella che ci servirà per poter girare. Ora, siccome appunto io le mie strisce le ho già fatte, vado a farmi un campione del punto. Veloce, se volete invece una spiegazione un po' più lenta, vi rimando al punto V alternato che ho pubblicato la settimana scorsa, di cui vi lascerò il link nel box informazioni. Quindi abbiamo detto che questo punto necessita di un multiplo di 3 più 1, quindi vado a montare 15 catenelle più 1 che fanno 16. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Una volta montate le mie 16 catenelle, ne aggiungo una per girare. Dopodiché decidete voi come partire. Io partirò con punto basso su punto basso e questo sarà il mio primo punto alto. Dopodiché filo sull'uncinetto, entro direttamente con un altro punto nella stessa catenella di base. Quindi nella prima catenella utile avremo 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, conto 1, 2 e 3, entro nel terzo punto utile e lavoro un gruppetto di 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, mi sposto ancora nella terza catenella utile, quindi 1, 2 e 3, e faccio un altro gruppetto di 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, entro nella terza catenella utile e faccio il mio gruppo di 3 punti alti. Di nuovo conto 1, 2, 3, entro nella terza catenella utile, faccio il mio gruppo di 3 punti alti e filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella che è anche l'ultima che abbiamo della riga con 2 punti alti. Inizieremo e finiremo sempre con 2 punti alti nello stesso punto di base. E questa è la riga numero 1. Dopodiché giro il mio lavoro, salgo con quello che è il mio primo punto alto, dopodiché entro nello stesso punto di base e faccio un secondo punto alto. Filo sull'uncinetto, mi sposto nel punto centrale del gruppo di 3 punti alti e vado a lavorare un punto V formato da punto alto, catenella e punto alto. Filo sull'uncinetto, mi sposto nel punto centrale del gruppo successivo, punto alto, catenella e punto alto. Filo sull'uncinetto, mi sposto nel gruppo dopo, punto alto, catenella, punto alto e ripeto, mi sposto nel punto centrale nel gruppetto successivo, punto alto, catenella, punto alto. Vado sopra quello che è il mio ultimo punto alto, quello della riga, e lavoro gli ultimi 2 nello stesso punto di base. Fatta la riga numero 2, giro il lavoro, faccio il punto che va a sostituire il mio primo punto alto, dopodiché rientro nello stesso punto di base, faccio un altro punto alto. Filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto formato da una catenella tra i 2 punti alti in mezzo al punto V e lavoro i miei 3 punti alti. Di nuovo filo sull'uncinetto, mi sposto in mezzo al punto V e lavoro i miei 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, mi sposto in mezzo al punto V e lavoro
3 punti alti. Filo sull'uncinetto, mi sposto in mezzo al punto V, lavoro 3 punti alti, e di nuovo filo sull'uncinetto, vado nell'ultimo punto utile e lavoro gli ultimi 2 punti alti, dopodiché tutto riparte dalla riga numero 2. Dopodiché appunto faremo i punti V nei punti centrali dei punti alti, tutto si ripete su 2 righe. Ora, fatto un veloce campione del punto, andiamo a vedere come unire le 2 strisce. Io ho già marcato la metà dalla parte delle catenelle, quindi andrò a cucire dove ci sono le catenelle. Ho marcato la metà da una parte e la metà dall'altra, quindi andrò a mettere diritto con diritto le 2 strisce, praticamente per diritto intendo i gruppi di 3 punti alti. La parte del diritto per me è quella, perché ci sono più punti ed è più bello così. Quindi la striscia sotto il diritto è verso l'alto, la striscia sopra il diritto è verso il basso. Qui sono andata a marcarmi la metà esatta, ma siccome dovremmo lasciare uno spazio per il collo, quindi io lascerei 4 dita, andremo a cucire fino a qui. Lasceremo aperto questa sezione e dopodiché il resto saranno le 2 metà davanti. Quindi vado a prendere filo, ago, quindi una volta deciso dove ci dobbiamo fermare, prendiamo il nostro ago e filo e andiamo a cucire insieme le 2 metà. Fate un filo piuttosto lungo perché il pezzettino da cucire è abbastanza lungo. Quindi entro nel primo punto utile del primo pannello, entro in quello successivo, entro nell'altro pannello, prendo il primo punto utile, faccio un nodo per fermare perché c'è il rischio di perdere poi, e vado a prendere tutte le costine superiori, le costine esterne, quindi il primo punto l'abbiamo già lavorato, ora andiamo a prendere la catenella, prendiamo la costina esterna, quella in alto, la costina in alto. Qui abbiamo lo spazio di 2 catenelle, andiamo a prendere le costine in alto delle 2 catenelle. Qui abbiamo il punto, entriamo nel punto e prendiamo la costina che resta libera. Dopodiché entriamo qui, dobbiamo andare a prendere le costine più alte. E vado avanti a cucire in questa maniera tutte le costine esterne dei 2 pannelli. Lavorando in questo modo veramente la cucitura resta bella piatta e quasi invisibile. Ci vediamo quando ho finito di cucire ed ecco come risulta il lavoro alla fine della cucitura. Praticamente qui abbiamo la metà delle strisce, questo spazio lasciato servirà da girocollo e questo dietro, queste sono le 2 metà davanti. Ora non dovremo fare altro che fare le maniche. Io le ho già segnate, quindi
ho fatto un lavoro di questo genere, ho segnato la metà della striscia. Io ho già preso la metà e sono andata a marcare circa 19 centimetri per parte. Quindi questa è la metà, sono andata a mettere un marcapunti a 0 e un marcapunti a 38,5. 39,5 più o meno. Ora andremo a riprendere i punti per fare le maniche. Quindi cosa faccio? Siccome ho i miei gruppetti da 3 che guardano verso di me, dovrò girare il lavoro. Quindi, siccome qui ho i gruppetti e dovrò dare continuità al disegno, cosa faccio? Entro nel punto centrale del gruppo di 3 e faccio quello che va in sostituzione al mio primo punto alto, nel mio caso punto basso su punto basso. Filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto di base e qui sono andata a fare i miei 2 punti iniziali. Filo sull'uncinetto, vado avanti, proseguo in questa maniera, entro nel punto centrale, faccio il mio punto V, mi sposto, entro nel punto centrale, faccio il mio punto V, mi sposto, entro nel punto centrale dei 3 e faccio il mio punto alto, catenella e punto alto, questo fino al marcapunti. Se voi invece al posto di avere il gruppetto di 3 avete i punti V, cosa farete? Prima di tutto lo lavorerete dalla stessa parte dove avete i gruppetti di 3 per dare continuità al disegno. Non farete altro che entrare nel punto V, fare i 2 punti iniziali, spostarsi e andare direttamente nel prossimo punto V e lavorare i 3 punti alti. Farete così all'inizio e così anche alla fine. Ci vediamo quando ho finito la riga. Lavorato l'ultimo punto V, devo andare a finire quella che è la prima riga delle maniche, quindi vado nel punto centrale del gruppetto e faccio i miei 2 punti alti. Se voi invece avete il punto V, entrate nell'ultimo punto V utile e lavorate gli ultimi 2 punti alti. Dopodiché giro il lavoro, vedete praticamente continua tutto nella maniera, nello stesso modo in cui abbiamo fatto le strisce centrali. Quindi riparto con quello che è la riga numero 2 del nostro motivo. 2 punti alti all'inizio, filo sull'uncinetto, mi sposto nel ventaglietto, nell'archetto formato da una catenella, faccio il mio gruppo di 3 punti. Filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto formato da una catenella e faccio i miei 3 punti e vado avanti così fino a quando ho raggiunto la misura della manica. Per quel che riguarda la manica, io proseguirò dritta e alla fine penso che ricaverò un polsino, quindi mi fermerò qualche centimetro prima per ricavare il polsino. E per quel che riguarda le maniche, io consiglio sempre di tenerci vicino un maglione che va bene e tenere misurata la manica finché non arriva alla misura ideale. Ci vediamo alla fine della manica. Ho finito di fare tutte e 2 le maniche, questa è aperta, mentre l'altra l'ho già chiuso, ho già chiuso il fianco e ne ho ricavato un polsino. Polsino che ho voluto lavorare a mezzo punto alto perché mi piaceva l'effetto. Niente, detto questo, rigiriamo il nostro lavoro dal rovescio e andiamo a cucire i fianchi. Nel mio caso il fianco. O dal fianco o dalla manica è uguale, quindi vado a ripiegare il mio cardigan, prendo ago e filo
entro in un pannello, poi entro nel pannello opposto, faccio un nodo in modo che non scappi e vado a prendere le costine esterne di tutti i punti, quindi la costina esterna da un pannello e la costina esterna dall'altro pannello. In questo modo resterà una cucitura piatta, non farà il cordoncino. E proseguo in questa maniera per tutto il fianco e la manica, per vedere come fare il polsino. Ci vediamo quando ho finito di cucire. Una volta chiusi i fianchi andremo a fare il polsino, quindi prendiamo il nostro cardigan dalla parte della manica, entriamo in un punto qualsiasi, andiamo a prendere il filo e faremo un giro di diminuzione a punto basso, quindi esco con una catenella che non conto come punto, entro nel primo punto, prendo il filo, entro in quello successivo, prendo il filo e vado a chiudere tutte e tre le asoline insieme. Cercate di lavorare piuttosto un pochino stretto, altrimenti se non riuscite usate un uncinetto magari di mezza misura o addirittura una misura più piccola. Dopodiché appunto tendo un po' il filo, entro nel punto successivo, prendo il filo, entro in quello dopo, prendo il filo, ho 3 asoline sull'uncinetto e le vado a estrarre tutte e 3. Quindi tendo un attimino il filo, entro nel punto successivo, esco col filo, entro nel punto dopo, esco col filo, dopodiché le vado a chiudere tutte e 3 insieme. Tendo un po' l'asolina che ho sull'uncinetto, entro nel punto che viene dopo, entro nell'altro punto, ho 3 asoline sull'uncinetto e chiudo. Tendo un po' il filo che ho sull'uncinetto, entro nel punto e prendo il filo, entro nel punto dopo, prendo il filo e chiudo tutte e 3 insieme. Vado avanti così fino alla fine del giro, quindi farò un giro di sole diminuzioni. Una volta fatto il giro di diminuzioni, non andremo a chiudere il giro, lavoreremo a spirale. Quindi cosa facciamo? Tagliamo questo filo, dà fastidio, era una codina che avanzava. Quindi entriamo nel primo punto basso utile e lavoro un punto basso che vado a marcare. Dopodiché entro nel punto successivo, lavoro un mezzo punto alto, praticamente vado a lavorare tutti i punti a mezzo punto alto. Sempre cercando di tenere la mano un pochino stretta, altrimenti è sempre valida la soluzione dell'uncinetto più piccolo. Una volta finito
il giro di mezzi punti alti, non farò altro che andare a togliere il marcapunti e entrare nel primo punto utile sempre con un mezzo punto. Andrò a lavorare in questa maniera per un totale di 5 giri, dopodiché ci vediamo per vedere come chiudere. Sono arrivata alla fine del quinto giro, ora dovremo andare a chiudere. Come potete vedere qui prima del marcapunti ne mancano 2 di punti, quindi cosa faccio? Lavoro il penultimo punto normalmente, cioè un mezzo punto alto. Entro nell'ultimo punto, faccio un punto basso, dopodiché qui dove c'è il marcapunti, che è il nostro primo punto di inizio di giro se vogliamo, entro e chiudo con un punto bassissimo. Faccio il nodino di sicurezza e vado a tagliare il filo e il nostro polsino è fatto. Praticamente anche tutto il cardigan è fatto. Ora andrò a nascondere le codine, dopodiché andremo a vedere il cardigan sul manichino. Ed ecco il cardigan finito. Io lo trovo veramente molto molto bello e tra l'altro è veramente di facile esecuzione, adatto anche a chi è alle prime armi. Io ho scelto di lasciarlo aperto perché lo porterò con sotto magliette o top, però è possibile mettere dei bottoncini e chiuderlo. Per quel che riguarda il consumo, il cardigan che ho eseguito veste una L comoda ed ho consumato in tutto 5 gomitoli, cioè 500 grammi di filato. E con oggi il video è finito. È stato come al solito un piacere condividere questo progetto con voi. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Come al solito vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanellina che vi avviserà di ogni novità che pubblicherò. Vi lascio inoltre nel box informazione tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.